Perché questo video? Un saluto a tutti, sono Nicolina Pasquariello, progettista di Aree Playground. Sono qui perché mi è stato chiesto di rispondere a delle numerose e frequenti domande che riguardano la pavimentazione antitrauma. Cercherò di non utilizzare dei tecnicismi, ma non me ne vogliano i tecnici del settore, ma principalmente voglio rendere la vita più semplice a chi si avvicina a questo tipo di pavimentazione. La normativa di riferimento è la UNI 1177-2018 che disciplina a livello europeo la normativa sulle pavimentazioni antitrauma delle aree gioco dei bambini. E la normativa è molto complessa, non basterebbe una giornata per studiarla e approfondirla, ma quello che faremo noi è cogliere e approfondire i materiali. Come faccio a scegliere una buona qualità del materiale per poi ottenere una buona posa in opera della gomma colata? Che cos'è la gomma colata? È un tipo di pavimentazione, come vi mostra il video, realizzato utilizzando un composto di gomma granulare mescolato con resina poliuretanica. Questo composto viene versato direttamente sul pavimento esistente e livellato per creare una superficie continua e uniforme. Perché comprarla? Numerosi sono i vantaggi, in primis sicuramente la sicurezza nel gioco dei bambini. Inoltre, grazie alle sue proprietà tecniche, perché è un materiale elastico, drenante, antiscivolo e lavabile. E un altro fattore da non trascurare negli spazi pubblici è la difficile vandalizzazione. Grazie alle sue proprietà modellabili e la sua vasta scelta dei colori, consente a noi progettisti, come potete anche vedere nei vari progetti, di spaziare nella nostra creatività per realizzare anche forme, animali, numeri e questo va a migliorare anche la qualità estetica del luogo dove si interviene, ma soprattutto a stimolare la fantasia del gioco del bambino. E gli svantaggi? Ha un costo maggiore rispetto alla classica mattonella 50x50, anche se anche la mattonella svolge la sua funzione di mettere in sicurezza l'area gioco. Ma vengono a mancare tutte quelle proprietà tecniche ed estetiche invece ritroviamo con la gomma colata. Dovete tenere presente che nella maggior parte dei progetti di Aree Playground al momento la mattonella è praticamente quasi inutilizzata, ma viene prescelto l'utilizzo delle pavimentazioni antitrauma con gomma colata. Da cosa è composta la gomma colata gettata in opera? 3 sono i componenti: l'EPDM per la finitura, l'SBR per il fondo e la resina aromatica come legante. L'SBR e l'EPDM sono entrambi delle gomme, ma l'EPDM è una gomma vergine che viene prodotta appositamente per la realizzazione delle pavimentazioni antitrauma, è colorata in massa e presenta delle caratteristiche tecniche ben definite e prestanti. Per quanto riguarda invece l'SBR, che viene spesso utilizzato per il fondo, e deriva da una gomma riciclata da pneumatici e guarnizioni. Voglio approfondire questo argomento sull'utilizzo dell'SBR come finitura. Spesso potreste trovare sul mercato un SBR verniciato. Cosa significa? Che l'SBR è nero, ma spesso capita di trovarlo colorato e se voi lo aprite a metà scoprirete che all'esterno è colorato e all'interno è nero. Un altro aspetto da non sottovalutare è che utilizzare l'SBR come finitura comporterebbe a breve tempo a una perdita di colore della pavimentazione. È importante assicurarsi di acquistare un granule PDM di qualità. Qual è la resina da utilizzare? Sono 2 le tipologie di resina più conosciute. Abbiamo la resina alifatica trasparente e la resina aromatica color paglierino. Quella maggiormente utilizzata è la resina aromatica color paglierino perché costa di meno, anche se purtroppo dovete fare attenzione perché è mescolata ad alcuni colori, quindi come abbiamo detto in precedenza la resina serve per legare tra di loro i vari granuli di EPDM o EPDM SBR, può causare una variazione della tonalità del colore, quindi vi potreste trovare una pavimentazione di un colore totalmente diverso da quello che avevate progettato. La pavimentazione in gomma colata va certificata?
Sì, è obbligatorio, sia per l'ente pubblico che ha un'area pubblica con delle attrezzature ludiche con un HC superiore a 1 metro, ma anche per un privato che ha un ristorante oppure un asilo nido privato che però presenta nelle sue aree gioco attrezzature ludiche con un HC superiore a 1 metro. La certificazione potete richiederla al posatore della gomma colata che gli è stata rilasciata da uno degli enti certificatori, il più conosciuto tra tutti è il TÜV. Che cos'è l'HIC? Per quanto riguarda l'HC, in tanti confondono l'HC con l'altezza di caduta, ma così per aiutarvi in questo vi fornisco la seguente definizione. Un gioco ha un'altezza di caduta critica di 1,7 metri e la pavimentazione ha un HC 1000 per un'altezza di caduta di 1,7 metri. Potete trovare l'HC, cioè l'altezza di caduta libera, all'interno di una scheda tecnica che ogni produttore di attrezzature ludiche è obbligato a fornire a chi acquista il gioco. Come potete vedere nella scheda tecnica, adesso abbiamo preso un esempio di una scheda X di questo gioco, potete vedere sia le dimensioni del gioco ma anche l'area di sicurezza, quindi in poche parole l'area da realizzare in pavimentazione antitrauma e poi l'HIC, appunto l'altezza di caduta e anche la fascia di età e il numero di utenti che possono usufruire del gioco contemporaneamente. È importante conoscere l'HIC perché ci stabilisce l'altezza, lo spessore della pavimentazione in gomma colata che io devo andare a realizzare. Nelle conclusioni vi dirò come poter risparmiare in considerazione dell'HIC. Come calcolo le quantità? Collegandoci al sito www.gommacolata.it, scendendo verso il basso subito dopo il video che cos'è la gomma colata, il sito vi mette a disposizione un calcolatore automatico che vi permette di elaborare le quantità da acquistare per realizzare la vostra superficie di impatto. I dati da inserire sono superficie totale in metri quadri. Poi potete scegliere se acquistare 100% prodotto e 100% EPDM oppure 70% EPDM e 30% SBR. Sapete, insomma, abbiamo già parlato che un prodotto 100% EPDM è un prodotto con delle prestazioni tecniche e qualitative maggiori. Nel secondo step vado a scegliere il colore. Come potete vedere si apre una finestra con tantissime scelte di gamma di colori. Andiamo a scegliere ad esempio il rosso fiamma che andrà a coprire una superficie di 15 metri quadri. Proseguo con il color sabbia perché posso aggiungere, insomma, vedete c'è il più per aggiungere diverse tipologie di diverse aree. Vado ad inserire 800 metri quadri. Inserisco un ulteriore colore, il viola, per altri metri quadri. Devo sempre tener conto, come vedete, come potete vedere in basso a destra, dell'area totale, perché devo andare a considerare naturalmente la copertura della mia area totale che ho indicato come primo dato. Successivamente vado a inserire lo spessore della gomma. Qui devo inserire l'altezza di caduta, che la trovo nella scheda tecnica del gioco. Prendiamo un esempio di un'attrezzatura ludica con un'altezza di caduta di 1,60 m. E va a coprire una superficie di circa 24 metri quadri. Anche in questo caso posso andare ad aggiungere un altro attrezzo, insomma un'altra attrezzatura ludica, inserendo un'altra altezza di caduta che avrò letto e preso dalla scheda tecnica, quindi un'altezza di caduta di 2,90 m per un'area di circa, che naturalmente anche questa area di sicurezza la prendo dalla scheda tecnica, di 60 metri quadri. Una volta che ho definito, insomma, posso aggiungere, io adesso sto facendo un esempio, ma posso aggiungere per tutte le mie attrezzature e per tutta l'area totale, posso scegliere se richiedere o meno un certificato del sistema Rubber Top. Naturalmente abbiamo detto che le aree devono essere, soprattutto in presenza di giochi con un'altezza di caduta superiore a 1 metro, devono essere certificate.
Inoltre il sito vi mette anche a disposizione la possibilità di richiedere dei contatti per dei posatori specializzati della pavimentazione in gomma colata. Le conclusioni. Rispetto a tutto quello che ci siamo detti, lo ribadisco anche per la mia esperienza personale, è di non concentrarti semplicemente sul risparmio economico, ma scegliere un prodotto, assolutamente un prodotto di qualità. Perché devo scegliere un granulo di qualità? Perché questo va a comportare una buona uscita o non della mia pavimentazione antitrauma. Spesso, soprattutto se si lavora per enti pubblici, quindi in un'area pubblica, si è poi sottoposti anche al giudizio dei cittadini e purtroppo ci espone insomma anche a delle criticità e al rifacimento della pavimentazione se non è stata fatta in opera d'arte. Questo cosa comporta? Comporta un riacquisto dei materiali, allo smontaggio della pavimentazione realizzata, ma anche a un costo dello smaltimento, in quanto questo materiale deve essere considerato rifiuto speciale. Quindi è bene, e non mi stancherò mai di dirlo, di scegliere un buon granulo EPDM, di scegliere una buona resina, anche perché la resina va a incidere sulle proprietà sia strutturali che estetiche del prodotto finale. Come potete vedere dalle immagini, vi renderete conto di quante criticità possono presentarsi non scegliendo un EPDM di qualità. Iniziamo a vedere le criticità presentate nella scelta di un SBR come finitura al posto di un EPDM. Nelle immagini di questa altalena potete vedere una pavimentazione che ha perso la patina, no, di colorazione e tende ad essere scura. E questo cosa accade? Perché accade? Accade anche dovuto sia alla fruizione dell'aria da parte di bambini e di adulti, ma anche dalle condizioni atmosferiche. E man mano questo, oltre alla perdita del colore, si ha proprio uno sgretolamento. Questo sgretolamento cosa comporta? Comporta sia una dispersione anche dell'ambiente di questo materiale, che può essere, come conosciamo benissimo i bambini, anche oggetto di gioco da parte loro, ma non è insomma la terra è comunque un materiale, una gomma riciclata che, come abbiamo detto in precedenza, è considerato un rifiuto speciale. Quindi attenzione, anche perché queste aree, che dovrebbero essere delle aree sicure per i nostri bambini, potrebbero diventare invece delle aree non pericolose, ma insomma che potrebbero andare a inficiare sulla loro salute. Ancora un'immagine per mostrarvi i difetti che invece si possono verificare quando andiamo ad utilizzare o una resina scaduta o una resina di bassa qualità, o purtroppo, dovuto anche a un errore tecnico, insomma, da chi fa la posa della gomma colata, dovuto a un errore di dosaggio della resina. Quindi questo ha comportato un errore nel mescolamento e poi, una volta messa a terra, dopo poco tempo si sono verificati questi difetti che potete vedere. Allora, queste crepe sono così evidenti che sicuramente è una pavimentazione, un colato da rifare. E un altro accorgimento che vi voglio dare, soprattutto in prossimità della pavimentazione, in vicinanza di un tappeto erboso irrigato, è importante quindi non bagnare la gomma colata, la pavimentazione durante la posa o subito dopo la posa, ma attendere un lasso di tempo di circa una settimana. Come vi ho già anticipato durante il video, nelle conclusioni vi avrei svelato insomma una chicca per risparmiare sull'acquisto del materiale senza però compromettere la qualità per la buona riuscita di una pavimentazione in gomma colata. Tutte le aziende certificano un pacchetto di gomma in base allo spessore e in base all'HIC.
Ad esempio, per un HC di 3 metri, quindi l'altezza massima che si può avere, l'altezza massima di caduta che si può avere in un gioco, la maggior parte delle aziende certificano un pacchetto di 12 cm. Ad eccezione di gommacolata.it, che ha un pacchetto certificato per un HC di 3 metri ma di uno spessore di 11 cm, ed è questo il risparmio che dovreste cercare. Perché? Perché questo vi garantisce di avere una pavimentazione di qualità, ma un risparmio di 1 centimetro su tutta la superficie di sicurezza vi porta a un risparmio economico notevole. Siamo giunti alla fine, spero di non avervi annoiato e di essere stata esaustiva negli argomenti che abbiamo trattato. Per qualsiasi cosa potete iscriverci e contattarci all'indirizzo email che vedete sopra in impressione. Un saluto a tutti e buona gomma colata a tutti!